fuori anche una cosa sul titolo del film. Che vulnerabilità può essere frainteso? Cioè, che la associ a una persona vulnerabile, quindi di solito una persona vulnerabile è una persona debole. La maggior parte delle persone crede che essere vulnerabili significhi essere deboli. Ma confondersi sul significato di vulnerabilità può essere profondamente pericoloso. La cultura moderna ci invita costantemente a mostrare forza e determinazione. Ci viene detto di nascondere, di imbrogliare, di scappare da quello che proviamo. Soprattutto dal disagio, dall'imbarazzo e dalla paura. E se la vera forza fosse invece la possibilità di mostrarci per quello che siamo davvero? E quando sono a terra, sono con altre persone, sono veramente insicuro e non mi sento bene molte volte. E invece in volo la prima cosa che uno vede in Nicola è la riservatezza e poi scopri che ha questo grandissimo talento nel volo. Ha veramente una capacità di andare veloce lui che è impressionante. Si è ritrovato in questo mondo molto esperto, molto giovane, talento puro. È fortissimo anche a fare acrobazia, quindi la vela è come se fosse un prolungamento di sé. L'ho visto provare manovre nuove e al terzo tentativo farle perfettamente. Che probabilmente Nicola non sa effettivamente di essere il numero uno e si comporta come fosse l'ultima ruota del carro. Sicuramente lui ha qualcosa che gli altri non hanno. Una sera ho detto per scherzo a Nick: ma Nick, dai, a questo punto dobbiamo scriverci anche all'X Alps. dicendo sì, tanto non ci prenderanno mai. Poche settimane dopo è arrivata la conferma che la squadra era dentro. Ok, sono bravo a volare, però a camminare perché mi avete chiamato, scusa. La Red Bull X Alps è una gara semplice tanto quanto estrema. Bisogna volare veloci, camminare veloci per 10 giorni di fila. Attraversare le Alpi in volo col parapendio o camminare con l'attrezzatura nello zaino. L'X Alps è considerata una delle gare più difficili e faticose al mondo. Il percorso di oltre 1200 km attraversa tutto l'arco alpino e l'avventura alla quale sono esposti i 33 migliori atleti al mondo è fisicamente e mentalmente estrema. Se arrivassimo a chiuderla sarebbe già di per sé un risultato della Madonna. Il mezzo volante meno performante che esista, portato nella catena montuosa più grande d'Europa. Arriverai sempre impreparato, però ovviamente tra gli impreparati arriva primo quello che è preparato meglio. Ma non si può raccontare di X Alps senza parlare di un atleta imbattuto da 12 anni. Dalla Svizzera, classe 1982, si chiama Christian Maurer, pilota professionista e alpinista esperto. Nelle ultime 6 edizioni è arrivato sempre primo. Addirittura una volta, perché aveva tempo da perdere, si è messo a disegnare delle scritte con la traccia GPS camminando in un campo. Mi spaventa anche le aspettative degli altri, perché se mi hanno preso pensano che farò abbastanza bene. Nick, devi guardare assolutamente questo video. I think there is one pilot is very good. It's Nicola Donini, and he can fly better than me actually. Non so cosa dire. Il modo anche cui l'ha detto è cioè, insomma, fa impressione, cioè si fa.
Da dove l'hai tirata fuori questa cosa? Ho fatto montaggio? I think there is one pilot is very good. It's Nicola Donini. Yeah. And he can fly better than me, actually. Mette un po' di fiducia ma anche tanta pressione per quello. Non lo definirei un atleta. Mi piace dormire. Non è un atleta fatto e formato. La routine della gara è questa: sveglia alle 5:15, 5:30 pronti e si fa. Quindi se tu sei abituato a svegliarti alle 11, no, lo fai 2 giorni, poi sei verde. Mettersi un po' in regola dal punto di vista alimentare e dal punto di vista di abitudini. 2 birre tutte le sere, no. Deve smettere di fumare. Allora, per sintetizzare, bisogna mangiare, allenarsi e dormire. In 12 giorni si arriva a fare anche 650 km di corsa, di camminata, con 50.000 di dislivello, quindi... Come provare l'esperienza X-Alps in sicurezza. Prendi 6 bottiglie d'acqua e caricale sulle spalle. Ora trova un palazzo di 10 piani, sali le scale fino in cima e ripeti la stessa cosa per circa 130 volte. Fai questo per 10 giorni consecutivi e avrai un'idea dello sforzo fisico che richiede questa gara. Dico un'idea perché nel palazzo non avrai a che fare con terreni impervi e climi estremi. Anche solo motivarsi di uscire e partire quando sei da solo non è sempre facile. Abbiamo avuto sicuramente delle difficoltà, tante difficoltà, la meteo, prima di tutto, quindi tanta neve. Faccio gare, ma non ho mai detto ok, voglio diventare un atleta, un pilota professionista e quindi do il massimo per allenarmi il più possibile. E invece con la Red Bull X-Alp sono arrivato al punto che devo, perché per allenarti devi dedicare tutta la giornata praticamente. L'allenamento non è solo corro, l'allenamento è mangio bene, penso alla pianificazione della gara. L'allenamento, l'esperienza, tutto quanto è un cucire un abito su misura. Lo devi proprio vestire, tirare un po' di qua, tirare un po' di là, con calma, e progressivamente insomma arrivi ad avere il risultato finale. Passano anni, insomma. Non si parla di 1 mese, 8 mesi, si parla di 2, 3, 5, 8 anni. Lo vedo molto concentrato, lo vedo molto motivato e penso che andrà molto bene. E le cose si stanno mettendo insieme e secondo me ce la faremo a fare qualcosa di buono. Si è dovuto allenare tanto tempo da solo e come prima esperienza è molto complicato. È la sfida più grossa che abbia mai fatto, no? Siamo qui? Madonna, siamo qua a Vezze. Incredibile. Nick è sempre col sorriso, è sempre in punta di piedi, no? Mi ha sempre dato l'impressione di una persona un po' timida e riservata, allo stesso tempo molto educata. Sai, quelle persone che non vogliono disturbare. Chi sarebbe disposto a salire sopra un palco e svelare a tutti le cose che più lo spaventano? Non bisogna essere eroi, basta ritrovare il coraggio di avere paura. Ma l'unica cosa che può sfidare la paura è l'esperienza. E fare il primo passo in ciò che non conosci è l'unico modo per affrontare l'ignoto. Se in punta di piedi entra tra il gruppo, figurati come entra in una competizione del genere dove ci sono gli squali sia a livello mediatico che a livello di atleti.
Ho visualizzazioni di questo scenario dove faccio schifo in gara e vedo tutti quelli dell'organizzazione della gara che dicono: ma perché abbiamo chiamato questo qua, scusa? Something's in the water, afraid we won't survive. E Nicola, come è arrivato, era in modalità gara, quindi voleva partire immediatamente. Anche noi siamo stati messi alla prova, cercavamo di spiegargli delle cose, ma Nicola ci metteva fretta e ci ha messo veramente in difficoltà. Dai. Cioè in quel momento sarebbe decollato senza la vela e senza l'attrezzatura. Un'ala di tessuto e qualche metro di cordini. Ecco di cosa è fatto un parapendio. La struttura è semplice come il suo funzionamento. Decolla da una montagna e scende inesorabilmente. Per andare lontano, il pilota deve osservare il terreno e le nuvole. Cercare aria calda è un ottimo modo per trovare la corrente giusta e salire. Ma se non rimani concentrato, ti troverai presto con i piedi per terra. Non ha mangiato, non beve, non fa un cazzo e noi siamo qui a diventare pazzi con le palpitazioni. C'è una cazzo di iena. Dobbiamo imporci un pochino, anche perché le stasera lo spieghiamo bene con calma. Sì, qua. Cioè non è che allora, noi... è anche il primo giorno. Sì, deve capire anche che se è in acido non vola bene. Esatto, cioè per lui. non è abituato Esatto. a volare senza capire che cazzo sta facendo perché ha fatto 3 ore di camminata. Quindi se lui non mangia, non beve, non può volare bene. È Nicola Donini, ma non può volare bene. Certo. Figa totale. Le dinamiche del volo qua sono molto diverse da casa nostra. Quindi eravamo in un ambiente che non conoscevamo. Nicola doveva riambientarsi, capire dove andare. È una gara piena di imprevisti, una gara che devi prendere una decisione in pochi secondi che spesso non riguarda te stesso ma riguarda un tuo caro amico che sta partecipando a quella gara e che si fida di te in quel momento. Non capivo più niente, cioè non capivo proprio cosa stava succedendo, dove salire, dove non salire. Mi stavo agitando, quasi mi stavo arrabbiando con il team e continuavo a chiedere le informazioni su dove andare, sul vento, la meteo. Lì si è creata un po' di tensione tra me e il team. Cioè noi dovevamo dargli le informazioni subito. Il subito tuo non è subito nostro perché noi siamo per strada, non sappiamo se c'è internet, abbiamo sempre in mano tablet e computer. Per noi è stato molto difficile perché quando ti chiedeva un'informazione voleva quell'informazione e tu ti prendevi la responsabilità di quell'informazione. Diverso sera, mentre ero da solo che volavo, ho riflettuto un po' e poi alla fine giornata ci siamo scusati e da lì abbiamo trovato una bella atmosfera. Oggi è calda. Facciamo una maratona con 2005 di dislivello. Però ce li abbiamo tutti, senza nessun problema. Anzi, il nostro corpo chiama la salita adesso, quindi si va. Dai, Nick. Arrivato, well done. Qua. Nicky. Porca troia, oh beh, piedi distrutti. Per il caldo. Il caldo è piano. Tutto a posto, mi sembra tutto a posto. Fammi vedere. 1, 2, ci sono tutte e due, tutto a posto. Oggi abbiamo camminato già tantissimo
iniziano a crollare un po' le gambe. Oggi ha spinto tanto Nick, veramente, anche sul piatto che è veramente faticoso, sull'asfalto, col caldo. Speriamo almeno di farci un bel volo, sicuro. In gara camminare è il modo peggiore per spostarsi. Dovresti volare il più possibile per essere davvero veloce. Ma più sei veloce e più il team deve ragionare in fretta per studiare la prossima mossa. Infatti dal regolamento non esiste un percorso, solo i 12 checkpoint sono obbligatori. L'itinerario per raggiungere questi punti è il risultato delle decisioni prese dal team nel grande gioco delle infinite ipotesi. Game begin. Invece di stancarti camminando in pianura, puoi decidere di camminare in salita e decollare. Ma una volta in volo potresti non trovare la corrente giusta. Quindi avrai perso tempo ed energie. Potresti trovare la corrente giusta ma turbolenta. O non turbolenta ma troppo forte. Potresti dover attraversare un luogo senza spazio per atterrare. Potresti arrivare in un atterraggio senza strade. O in una strada senza atterraggi. Potresti esserti dimenticato che ogni 2 giorni l'ultimo in classifica viene eliminato. Potresti arrivare in cima e non trovare spazio per decollare. O trovare dove decollare, ma essere arrivato troppo tardi. Per me oggi è una giornata da no fly, quindi è una giornata senza svolo. Abbiamo fatto comunque un bel po' di strada, però basta. Se dobbiamo tornare giù a piedi, ecco, non so, magari ce la faccio, ma mi spacco, cioè ero giù con infortuni. Il nostro obiettivo era cercare di avere Nicola in volo il più possibile e non ci siamo riusciti molto bene. Su, io ho riflettuto e ho detto io sono più contento che triste, perché a me che facciamo le scelte sbagliate adesso alle 8 di sera non me ne frega un cazzo, perché io, tu, lui non siamo infallibili, siamo come tutti gli altri, che semplicemente io voglio capire il perché. Colli bassi, camminiamo. Sì. Mi piace come idea. L'hai capita oggi? L'ho capita oggi. Ok, perché se l'hai capita ieri un po' mi girano i coglioni. No, l'ho capita adesso. Ok. Oggi avevamo ipotizzato cosa? Un'ora e 20. Un'ora e un quarto ora in volo. Ci abbiamo messo 3 volte tanto ed è stato quello che ci ha fatto fottere la giornata. Sì. Fottere la giornata. No, e ti dico la verità, noi stamattina abbiamo un po' detto ma porca vacca, però tu mandi in un posto e poi lui non trova il decollo. Sì. E oggi mi trovo in quella condizione, tu arrivi in un posto, tu non trovi il decollo. È stata una brutta giornata per tutti. Siamo veramente a rischio eliminazione. Avremmo potuto fare molto di più di quello che abbiamo fatto e invece abbiamo sbagliato tutto. Per un giorno intero Nicola ha camminato quando gli altri volavano e io lì ho capito che la situazione era difficilissima per noi. Piuttosto che scendere a piedi abbiamo deciso di dormire qua sopra e riposarci un po' di più e sperare per un bel volo domani. La faccio un po' cotta, ma siamo carichissimi e stiamo aspettando di decollare. Ci siamo stati un po' sfigati in questi giorni, la meteo non ci ha aiutato, eravamo sempre un po' troppo in ritardo e sono stata bella di marcia, quindi questo ci ha costretti a riposare un po' di più ieri sera per ricominciare carichissimi. Soltanto che stamattina ci siamo svegliati in decollo, pronti per fare una planata con la nube che è molto molto spessa e molto alta. E purtroppo non sta andando come ci aspettavamo, però la gara è lunga, adesso stiamo cercando di non entrare nell'eliminatoria. Speriamo bene in oggi per fare un bel volo lungo e recuperare un po' di chilometri, dai. Ma sì, dai. Making my way through the darkness, a million eyes on me. I don't care, I don't care. Comunque lui sa dove deve andare, ha la task registrata sullo strumento e sta seguendo la traiettoria, quindi tra pochi minuti dovreste vederlo, esatto.
sia in condizioni deboli, dove magari altri non riescono a prolungare il volo abbastanza, invece Nicola sì, lì abbiamo un vantaggio. Quando è motivato, quando è in quel suo flow, lo fa. Vedi cose incredibili, vedi magie. Lo vedi girare sul niente in posti incredibili e lui va su. Lui va in volo e le cose succedono. Madonna. Cioè vola veramente a un livello superiore a tanti degli altri atleti. 2 ore di volo rispetto alla boa, noi siamo davanti tutti tranne forse al tedesco, a Germania 3. Però credo che non potevamo far più di così oggi. Dai, ho toccato, But they say I'll be free. I fear surrendering me, but they say I'll be free. Something that's inside you makes you do the things you do. Yeah, something that's inside you makes you do the things you do. Comunque è gasatissimo, cioè non lo fermi, adesso vuole decollare e sta piovendo. Lui adesso è a casa sua, cioè lui sta volando, sta molto meglio che in mezzo a noi. Cioè lui adesso è tranquillo e dove deve essere. Monique, bene che hai fatto base, vola alto sopra le creste che ci portiamo avanti. Noi ti siamo sempre sotto, Dove Nicola vede bellissime strade di termiche che gli permettono di scavalcare le valli perpendicolarmente, c'è sempre il furgone del team che lo deve seguire sui tracciati più terreni e deve cercare di essere al punto di atterraggio prima del suo arrivo. Andiamo troppo a sud. Noi andiamo qua, poi possiamo scendere e seguirlo, capisci? Questo è solo uno dei dettagli che rendono la vita del team un incubo logistico da record. Sì, confermo che roba sporca. Cazzo è possibile? Che all'inizio ci stava tutto in... Minuteria. Noi questo non possiamo scavalcarlo in macchina. Camminiamo. Uno che arriva, mica una competizione a questo livello, fatica, stanchezza, concentrazione. No, a meno che non andiamo qua, però se poi viene fuori caldo freddo. Che se noi non decolliamo al di là di quella roba lì abbiamo fatto una minchia. Certo. Allora è qua sopra, cazzo. Ma dove minchia è? Sicuramente tu in anzianità avevi dei problemi psichiatrici, capito? Quando tu... Noi ce l'ho già adesso, ce la siamo dimenticata. Ti veniamo a prendere. Torniamo dove vediamo lì. Sì. Torniamo a destra del lago. Ok, aspetta, fermoci un attimo. Mandaci però il punto subito appena atterri perché... Noi deve saperla queste cose. Ma come facciamo a dirgliela adesso? Fra un po', nel senso non possiamo distruggerlo stanotte con Night Pass. Per quanto mi riguarda, lui lo deve sapere stasera. Perché è chiaro che una notizia del genere mentalmente lo distrugge. Questo è facile. Il direttore ci ha chiamato e ha confermato che al 100% subire una penalità. Non sappiamo ancora di quanto, minimo 12 ore.
e se siamo sfortunati perché valutano che c'è stata una violazione molto lunga, potrebbe arrivare fino a 48 ore. È chiaro che 48 ore vuol dire che siamo fuori, cioè 100%. 12 ore invece con un po' di strategia possiamo comunque probabilmente sopportarla. Ci sono degli spazi che sono proibiti al volo, è possibile che Nicola ne abbia sfiorato uno, che sia passato dentro di qualche metro. Ok, yeah. Thank you anyways, thank you. Bye bye. Bye bye. Più di 4 minuti a più di 50 metri dentro spaziale controllato. 4 minuti e più di 50 metri. Madonna. Che paura, sopra le montagne, forse in piana, perché gli aerei passano lì. Non è una questione di pericolo, ma lo so che non è una questione di pericolo. Entro un'ora loro pubblicano la notizia. Lui, hai visto mica, c'è già il bollino rosso, adesso Nick mi chiama, perché un bollino rosso? Perché non funziona il live track. Tanto ma Marco, che senso ha? Che senso ha? No, diciamoglielo, vai, diciamoglielo. E poi cosa gli diciamo dopo? Abbiamo già una strategia. Abbiamo anche già pensato a delle possibilità di cosa fare a riguardo. Scusa, dopo aggiungiamo. Una strategia 12 ore, non a 24. 48. Tu devi dire. Aspetta, tra l'altro sì, scusa, 48 ore. 48 ore sono 2 giorni. 48 ore? Ma sei fuori? No, sì. Ma per quale motivo? Spazio aereo. 48 ore dipende da... Nick? Non sopra, Nicola, non sopra. Vieni qua a sinistra, vieni. Dai. I miei compagni di classe andavano a giocare a calcio, si allenavano e io invece andavo a volare per pendio. E quindi mi sentivo lo sfigato. E quando sono cresciuto dovevo decidere che cosa volevo fare della mia vita e non sapevo rispondere. Cioè, io l'unica cosa che sapevo fare era volare per pendio. Coraggio, dal latino cor, cuore. La definizione originale significava raccontare la storia di chi sei con tutto il tuo cuore, per cui avere semplicemente il coraggio di essere imperfetti. Nel nostro intimo vogliamo tutti essere persone coraggiose, ma sappiamo che il coraggio richiede qualcosa in cambio. Allora possiamo scegliere tra il coraggio e la comodità, ma non possiamo avere entrambi allo stesso tempo. Esattamente come essere autentici è una scelta e siamo chiamati a decidere di rivelare noi stessi ad ogni circostanza. È la penalità più lunga della storia. Sì. Non siamo morti, è chiaro che abbiamo preso la tronata, ma morti non siamo morti. Con calma noi l'abbiamo guardato su un pezzo di carta, si fa. La penalità se noi non facciamo niente ce la danno domani. Se noi non facciamo niente. Esatto. Attivando il Night Pass, la nostra giornata di gara non termina in quel momento, ma termina il giorno dopo. Noi abbiamo oggi, stanotte e domani e cercare di portarci più lontano possibile dagli ultimi 2. Night Pass significa che Nick camminerà tutta la notte. Perché se martedì mattina siamo ultimi, siamo fuori. La gara è molto complessa, però fino alla fine noi non molliamo. Abbiamo nel senso, un obiettivo davanti, dai. noi tiriamo fin dove arriviamo. It's just you, me and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated. Insomma, credo la testa faccia veramente tanto in funzione anche di quello che tu conosci. Cioè, quando sei veramente stanco, tu però sai dov'è il tuo limite, sai andare oltre al tuo limite e questo fa tantissimo nelle gare di endurance. Volo è sicuramente molto più complicato perché subentrano delle dinamiche, insomma, più profonde, dico io. È andata, oggi è andata bene la giornata, dai.
Siamo riusciti ad arrivare in boa 6, abbiamo ancora di nuovo recuperato qualche posizione. È difficile, domani si gioca il tutto per tutto. Se domani riusciamo a spingere forte abbiamo ancora qualche chance di cavarcela. Ok ragazzi, sono sopra di voi e avete già la traccia pronta per questa notte? Che ci tocca una bella camminata. Sì, insomma, dici sì, sarà sicuramente più dura, però insomma fattibile. E invece ti ritrovi qua e dopo il secondo giorno capisci che è tutta un'altra storia. Cioè, è chiaro che è difficilissima. È chiarissimo, eh. Questa è una competizione più dura al mondo, mica per niente, eh. Quando si accende il motore, quello giusto. Nel senso, noi probabilmente adesso in gara siamo i più scarsi. Sì. Sì, sicuramente il più scarso. Stai riprendendo? Già sveglio. Già sveglio. No. Allora, del vero, io questa roba, quante volte te l'ho detto, forse ogni volta ci vediamo, questa non è la tua gara. La tua gara è tra 2 anni. Ma questo è palese. Cioè nessuno da Red Bull in giù e da giù in su pretendeva che tu potessi fare di più. È impossibile. Qualsiasi persona che ha fatto 10 km di corsa lo sa. Non è una gara di biliardo che infortuni durante i 60 anni di gara di biliardo di zero. Cioè questa è una gara che Tommy è davanti e poi si fracca. Questa è una gara che la Lor è davanti e poi va nelle piante. Cioè prima regola non andare nelle piante, prima bene non fraccarsi. Perché se ti fracchi è finito. Vai a casa, eh. Bella Nick. Dai, accendi il motorino, tranquillo, è normale che hai preso la macchina. Alla frutta, no? Ma guarda che era calcolato, l'8° giorno avevo calcolato il down totale, io. E ti rimetti, adesso sapendo che ti stavano i miei, non andavo più. Ha volato come un drago. Eccolo, guarda. Voi ditelo, Glauco. Li ha bruciati. In quanto di volo? 2 ore. 2 ore. È arrivato lì e ho detto scusate il ritardo, ma stamattina mi sono svegliato tardi. Sì, avanti Nick, ti sentiamo.
guardate sul GPS dove sono perché ho avuto un problema e sono finito contro il pendio. Come Ma stai bene? Tutto a posto? Per ora sto bene, ma ho preso una bella botta e non riesco a camminare. Teo stava venendo giù malamente, io gli ero dietro e sotto e ho fatto Certo, ho hai virato schivato, destra. certo. Ho virato destra perché a sinistra c'era comunque il cavo. Certo. E io ho preso il pino e Guarda se ci sono strappi e ora vado bene. Minchia, ma che sfiga, veramente per 20 cm l'ha preso? Ma che roba? 2 spanne? yeah, for sure I feel the muscles a little bit. To check some more. È stato un insieme di cose. Ero poco lucido per via della stanchezza, che eravamo veramente in un posto pericolosissimo con tantissimi cavi. Ho chiuso 26esimo, eravamo circa a metà gara. Per me è stata comunque una bella avventura. Non ho rabbia per quell'incidente, ho soltanto dei bei ricordi della gara. Mi ha segnato molto, non soltanto a livello atletico ma anche a livello personale, mentale. Figure di merda ne ho fatte tante nella vita e non saranno le ultime, no? Quindi volente o nolente così. Scusate il ritardo. Alla fine di questo viaggio abbiamo scoperto che più del fisico serve il cuore. Per fortuna niente di troppo serio. E il coraggio è contagioso. Sbagliare e avere la forza di alzarsi più forti di prima non cambia soltanto voi, ma anche le persone che vi stanno intorno. Abbiamo visto che non serve attraversare le Alpi con un parapendio per ispirare gli altri. E abbiamo capito che vulnerabilità non è sinonimo di debolezza. Essere vulnerabili significa imparare ad essere autentici e non rifugiarsi dietro falsi sorrisi. Perché nascondersi, fingere e corazzarsi uccide il nostro spirito, le nostre speranze, il nostro potenziale, la nostra creatività, la nostra capacità di motivare, amare, avere fiducia ed essere felici. E si vede che è il numero 1. Guardate i calzini. È vero. Vulnerabilità è condivisione. Far sapere cosa ci fa stare svegli la notte, cosa ci fa piangere e cosa ci rende felici. Espone te stesso, racconta i tuoi veri sentimenti e mostra chi sei. Anche se probabilmente queste cose ti fanno paura, ti mettono a disagio e ti imbarazzano. Queste sono il genere di cose che fanno le storie migliori.